Ehi là ragazzi, benvenuti a un nuovo video sul canale di Triber. Negli scorsi video di Platform Basics abbiamo visto un po' tutte le basi della piattaforma di Triber e come funzionano le varie sezioni. Mi sono accorto di non avervi mai spiegato effettivamente cosa succede quando venite selezionati in una campagna e come gestire il manuale, come navigare dentro le varie pagine presenti. E anche se è vero che di come compilare il bug form abbiamo già parlato in questo video, ci sono un sacco di informazioni che possono tornarvi utili se non avete mai partecipato a una campagna o se è anche solo la prima volta che ne fate una. Quindi senza perdere altro tempo ragazzi, passiamo al computer e andiamo a vedere cosa succede una volta che si viene selezionati in una campagna di bug hunting o UX. Ok ragazzi, eccoci qui nella nostra amata dashboard, il punto di partenza per qualsiasi tipo di azione che vogliamo fare qui su Triber. Ovviamente se non avete visto i video sulle basi della piattaforma di Triber 1 o 2 vi lascio sia il link in descrizione che più o meno qui dove c'è la mia testa. Non è per forza necessario aver guardato quelli per capire il contenuto di questo video, ma io ve lo consiglierei. Detto questo, la prima cosa concreta che succede una volta che si viene selezionati in una campagna è che la campagna passa da qua sotto dove ci sono le campagne disponibili a qua sopra dove ci sono appunto le campagne attive. Qui finalmente potremo vedere il tasto leggi il manuale che ci porta direttamente al manuale della campagna in questione. Un classico manuale di una campagna potrebbe essere una cosa di questo tipo. Innanzitutto abbiamo un po' di informazioni relative a quanti bug abbiamo trovato nel caso la campagna sia di bug hunting e che scadenza ha la campagna. Non solo, qui c'è un altro tasto vitale che è quello di compila il bug form. Nel caso delle campagne di bug hunting qua sarà dove andremo a cliccare ogni volta che abbiamo un nuovo bug da segnalare. Ovviamente visto che siamo nella pagina delle informazioni ci sono un po' quelle che sono le informazioni generali sulla campagna, quindi nello specifico che tipo di campagna è, qual è il payout, che deadline c'è e quali dispositivi sono i dispositivi che dovremo utilizzare in questa campagna. Non solo, di solito sotto la sezione obiettivo c'è un breve recap di che cosa bisogna fare nella campagna. Se invece scorriamo un pochino più in basso nella sezione informazioni c'è un'altra parte molto interessante relativa a come si viene pagati all'interno della campagna stessa. Questa parte è molto importante se per esempio noi a fine campagna volessimo calcolare più o meno un payout stimato di quanto ci dovrebbe arrivare. Nella sezione riassunto invece tipicamente troviamo tutta una serie di informazioni che possono essere utili per riassumere quello che ci serve da sapere durante la campagna in questione. Vi raccomando di leggere questa sezione specialmente se siete alle prime armi e alle prime campagne che completate, perché vi dà dei dettagli appunto per esempio sui bug, su come gestire il manuale, su come funziona e in generale degli ultimi consigli che sono sempre più o meno utili. Dopo abbiamo la sezione manuale. Ecco, in questo momento vedete che io non ho nessun manuale presente per quanto riguarda questa campagna. Questa cosa non è strana oppure una rarità, infatti può essere che delle campagne vengano spostate nella sezione delle campagne appunto attive anche se a tutti gli effetti ancora non si può partire con il test. Ovviamente non è che i Triber leader vi stanno tenendo segreto il manuale, semplicemente ancora magari non hanno terminato di rifinire gli ultimi dettagli, oppure per qualche motivo magari il cliente ha voluto fare qualche modifica dell'ultimo minuto. In seguito abbiamo delle FAQ, quindi delle Frequently Asked Questions. Questa sezione è molto utile se dovete trovare qualcosa che non riuscite a trovare oppure se avete qualche dubbio che pensate possa essere generico abbastanza. Per esempio, se io non ho mai fatto una campagna e non so come realizzare gli screenshot, qui ho tutte le informazioni che mi possono essere utili. Per qualsiasi altra domanda che possa venire che non sia soddisfatta dalle FAQ, dalle informazioni, dal riassunto, dal manuale, c'è il tasto serve aiuto. Cliccando sul tasto serve aiuto saremo reindirizzati a una nuova mail, quindi alla compilazione di una mail da mandare al supporto relativo per questo tipo di campagna. In ogni caso sappiamo che per mail non è un canale di comunicazione veloce, anche per questo motivo all'interno del manuale nella maggior parte delle campagne dove ci sono tutte queste varie tendine che sono gli use case, come dice il nome, il primo che troverete sarà di solito qualcosa relativo a come iscriversi al canale Telegram della campagna e o come contattare il TL di riferimento. Ora ragazzi, ovviamente tutto ciò era relativo a delle campagne di bug hunting, perché abbiamo visto che dopo tutto qua sotto c'era il pulsante di compilazione del bug form. Se però prendiamo una campagna UX la situazione non è tanto diversa. Ora quella che stiamo vedendo è una UX challenge, tra l'altro è ormai conclusa, ma come vedete non cambia niente dalle campagne di bug hunting se non il fatto che non c'è più il form per compilare i bug e tutta quella sezione relativa a quanti bug abbiamo caricato. L'altra cosa diversa è che non vediamo qua di fianco le FAQ e la sezione del riassunto. Anche qui nelle campagne dipende da campagna a campagna, ma tipicamente sono presenti. Ora ragazzi, l'ultima cosa che voglio dirvi è che ovviamente ogni campagna è un pochino a sé. In questo video abbiamo visto degli esempi di come possono essere i manuali delle campagne di bug hunting o esperienziali, ma chiaramente se mi becco un'intervista moderata, di cui abbiamo parlato in questo video che ti dovrebbe comparire qua, troverò molte meno istruzioni. È quindi estremamente importante di solito cliccare su leggi il manuale e procedere proprio a fare quello che dice l'azione, quindi leggere il manuale e capire cosa sta succedendo, che tipo di campagna è, quali sono le azioni che io devo fare all'interno del manuale e quelle che non devo fare. È anche importante non farsi spaventare
spaventare dal fatto che magari ci possono essere un sacco di use case. Questi sono qui solamente per guidarvi nella ricerca dei bug. Inoltre tipicamente a fine campagna troveremo questo use case completamento attività dove ci viene chiesto un feedback tramite questo questionario qui relativo alla campagna che abbiamo appena completato, a come è andata con il TL e quindi insomma anche in questo caso un compito abbastanza semplice. Ok ragazzi, spero che sia tutto chiaro quello che abbiamo visto all'interno di questo video, ma se così non fosse lasciatemi un commento e vi risponderò senza problemi. Detto questo, l'ultimo consiglio che mi sento di darvi è proprio quello di leggere attentamente il manuale e prendersi quei 5 minuti per studiarselo e per capire quali sono le azioni richieste. So che è noioso trovarsi davanti un muro di parole, però a tutti gli effetti vi può veramente far capire che con cosa avete a che fare. Se invece siete arrivati a questo punto del video ma ancora non avete visto i video sulle basi della piattaforma di Triber 1 e 2, vi lascio qui l'1, così poi potete anche vedervi il 2 dopo. Detto questo ragazzi, il video di questa settimana si conclude qui. Noi ci vediamo la prossima settimana in un nuovo video che sarà un episodio di Tribers Life.